caloroso benvenuto a tutti ragazzi, in questo video vedremo come fare le moltiplicazioni di numeri compresi tra 11 e 19 in maniera semplice e rapida. Infatti questo sistema è talmente efficiente che vi permetterà di fare questi calcoli completamente a mente in maniera quasi istantanea. Oltre a mostrarvi il come funziona questo trucco matematico, facendovi vedere degli esempi in difficoltà crescente, a fine video andremo a scoprire la matematica che c'è dietro questo trucco matematico, in modo da capire perché funziona. Il titolo è però inesatto perché in realtà potremmo farlo tra i numeri compresi tra 10 e 19, però ovviamente, dato che la moltiplicazione di un numero per 10 la si fa già abbastanza facilmente, non l'ho voluto includere. Vediamo subito un primo esempio molto semplice. Prendiamo il 14 e moltiplichiamolo per 12. Innanzitutto traccio 3 righe a scopo informativo per farvi capire una cosa fondamentale. Tutti i numeri compresi tra 11 e 19, se moltiplicati fra loro, il risultato avrà 3 cifre. Il sapere ciò ci tornerà comodo più tardi. Cosa facciamo innanzitutto? Come prima cosa, selezioniamo le unità di questi due numeri, che in questo caso saranno il 4 e il 2, e le moltiplichiamo fra loro. Il risultato, che sarà 8, andrà a essere messo all'ultimo posto. Poi cosa dovremo fare? Selezioniamo tutto il primo numero, 14, e l'unità del secondo numero, ovvero il 2, e le andremo stavolta a sommare. Il risultato, che sarà 16, lo andremo a posizionare negli altri due spazi. E il risultato, infatti, è 168. Passiamo ora ad un secondo esempio. Moltiplichiamo il 17 per 13. Ovviamente traccio le 3 linee, che ci sono sempre comode, e cominciamo. Selezioniamo le unità, come abbiamo fatto prima, 7 e il 3, le moltiplichiamo fra loro e ci daranno 21. Qui stavolta ci è venuto un numero a 2 cifre, infatti la maggior parte dei casi vi verrà un numero a 2 cifre. Voi cosa fate? L'unità di questo numero, ovvero l'1, la andrete a posizionare, perché sicuramente sarà il numero corretto, mentre il 2 lo teniamo da parte. Infatti adesso procediamo invece con la somma dei due numeri per occupare gli ultimi due spazi, e quindi selezioniamo il primo numero, lo selezioniamo per intero, come abbiamo fatto prima, il 17, e del secondo numero selezioniamo solo l'unità, ovvero il 3. Le andiamo a sommare e ci verrà 20. Adesso qua la decina del numero rosso, ovvero il 20, la possiamo andare a posizionare. Infatti adesso avremo sia lo 0 che il 2 che si contendono il posto centrale, il posto delle decine, e noi semplicemente andremo a sommarli. Faremo 0 più 2 uguale a 2 e il risultato è 221. Adesso passiamo a uno degli esempi più difficili, ovvero 18 che moltiplica 19. Il procedimento risulta sempre lo stesso. Selezioniamo le due unità, 8 e 9, e le moltiplichiamo fra loro. Il risultato è chiaramente 72 e il 2 possiamo andarlo a posizionare. Ovviamente per gli altri spazi dobbiamo selezionare il numero intero 18, come abbiamo fatto prima, e l'unità del secondo numero, ovvero 9. Andiamo a sommarli e ci verrà 27. Adesso cosa succede? Beh, uno potrebbe pensare di portare giù subito la decina del numero rosso,
Però in realtà non è molto conveniente, infatti la procedura standard che consiglio è proprio questa. Ovvero, una volta che abbiamo fatto il passaggio blu, ovvero di aver moltiplicato le due unità e ci viene appunto il risultato, che sia a una o due cifre, non importa, ci mettiamo l'unità, quel numero ce l'abbiamo sempre assicurato. Poi, ovviamente, come avevo già fatto vedere, facciamo anche il passaggio rosso, le somme. Una volta che ci sono rimasti questi numeri, semplicemente andremo a fare la somma, come abbiamo fatto prima, del 7 rosso con il 7 blu e ci verrà 14. Questo 1 qui ovviamente è il riporto e dunque il 2 rosso non può scendere tranquillamente, ovvero può farlo, ma devo anche tener conto di questo 1 di riporto che andremo a sommare. E dunque il risultato sarà 2 più 1, 3, e quindi 18 per 19 fa 342. Spero che questo esempio finale sia stato chiaro per aver mostrato a pieno, diciamo, come si fa questo procedimento, però nel dubbio ve ne faccio vedere un ultimo. 17 per 15. Allora, qua facciamo sempre 3 trattini e dunque facciamo sempre i soliti passaggi. Selezioniamo il 7 e il 5, ovvero le due unità dei due fattori, e li andiamo a moltiplicare fra loro. 7 per 5 fa 35 e l'unità possiamo già piazzarla. Adesso facciamo il passaggio rosso delle somme, selezioniamo tutto il primo numero, ovvero 17, lo andiamo a sommare all'unità del secondo numero, ovvero 5. Il risultato è 22. Adesso, come prima, facciamo il 2 delle unità, ovvero questo, sommato a questo, e fa 5, e il 2 invece semplicemente lo portiamo giù. Ok, tutto molto divertente, ma perché questo trucco funziona? Perché all'occhio di un inesperto quest'ultimo pensa di aver applicato dei semplici calcoli un po' a caso, prendi l'unità di qua, la decina di qua, fai così e magicamente, puff, ti viene il risultato corretto. Ma in realtà ovviamente non è così. Appunto all'occhio di un inesperto questa può sembrare un po' una scorciatoia, che è una cosa che va contro la matematica, un po' che la imbroglia, ma in realtà facendo questi calcoli stiamo semplicemente applicando dei concetti matematici. E adesso andiamo a scoprire quali sono. Come prima cosa, per capire appunto quali sono i principi matematici dietro, cioè capire il senso di questi calcoli. Innanzitutto abbiamo fatto, guardo la parte rossa per prima, abbiamo fatto 17 più 5. Ok, che diventa 22. Questo 22 qua rosso, che poi siamo andati a mettere, in realtà non l'abbiamo messo come 22, ma come 220. E questo perché? Se guardiamo gli spazi, qua il numero appunto ha 3 spazi e noi stiamo andando a mettere questo 2 fra le decine e questo 2 fra le centinaia, perché non lo stiamo aggiungendo così, ma spostato un po' più a sinistra. E questo spostato un po' più a sinistra si traduce in un per 10, perché noi stiamo aggiungendo 220, ovvero 22 per 10. Quindi innanzitutto noi stiamo andando a sommare un 22 per 10. L'ho ripetuto 1000 volte, però era per renderlo chiaro. Ok, quindi il passaggio rosso l'abbiamo fatto. Invece il passaggio blu come si compone? Beh, prendiamo le due unità, 7 e 5, le moltiplichiamo fra loro, ci viene 35, e lo andiamo a sommare come 35, ovvero la cifra 5 la piazziamo perché appunto sarà sempre l'unica unità e quindi la possiamo piazzare tranquillamente, e poi questo 3 lo andremo a sommare con questo 2 e verrà 5, quindi questo 3 sarà aggiunto come decine. E quindi semplicemente qua il passaggio blu andrà ad aggiungere 35, che niente non è che 7 per 5.
Dunque abbiamo fatto questi blocchi. E questi blocchi, infatti, se noi andiamo a risolverli, ci vengono esattamente 255, perché è quello che abbiamo fatto. Abbiamo sommato 35 a 220, in un modo un po' strano. Ok, quindi sappiamo che questa cosa è uguale a 17 per 15. Ok, vi starete dicendo, ma sta cosa non risolve un bel niente. Questa cosa non spiega il principio matematico che c'è dietro. Infatti avete ragione, adesso ci arriviamo. Il titolo del video qual era? Moltiplicare i numeri compresi tra 10, ho detto 11 ma vale anche il 10, e 19. Dunque sono questi i protagonisti. E dunque cosa andremo a fare? Dovremo scrivere una formula generale che spieghi questa cosa e verificare se è sempre vera. La mia strategia sarà andare a scomporre sia il 17 che il 15 appunto in 10 più 7 e il 15 in 10 più 5. Semplicissimo. Quindi ci riscriviamo questa cosa. 10 più 7, che sarebbe 17, più 5 per 10, più 7 per 5, ok, è uguale a 10 più 7 per 10 più 5. Ok, adesso voi spero che siate d'accordo che non ho cambiato assolutamente niente, perché abbiamo il 17 che l'ho scritto come 10 più 7, infatti la somma di questa parentesi rimane uguale, perché 17 più 15 fa 22, e anche 10 più 7, 17 più 5 fa sempre 22. E stesso vale per il 17 per 15. Infatti l'ho semplicemente scomposto. Infatti la proprietà distributiva mi garantisce che 17 per 15 è uguale a 10 più 7 per 10 più 5. E ora cosa facciamo? Allora adesso, se avete notato, tutti i numeri qua presenti hanno una cosa in comune. Innanzitutto abbiamo solo dei 10, che evidenziamo, e poi abbiamo dei 7 e dei 5, che niente non sono che le unità di questi numeri compresi fra 10 e 19. Dato che appunto sono diverse, le andiamo a chiamare in due modi diversi, le dobbiamo generalizzare, perché questo 7 e 5 possono essere anche un 4, un 8, un 9 o un 1. Può essere qualunque numero a una cifra. Dunque chiameremo il 7 x, quindi il 7 d'ora in poi si chiamerà x, e il 5 si chiamerà y. Ok, adesso semplicemente ci riscriviamo di nuovo questa forma, più generalizzata. Questa cosa orrenda che ho scritto adesso non è assolutamente diversa allo stato iniziale, ovvero questa espressione qui è equivalente a questa, e allo stesso modo questa espressione qui è equivalente a questa. E dunque, per dimostrare che questa cosa è vera, sempre, adesso che abbiamo generalizzato le unità, perché adesso viene un'equazione in due incognite, ma vedremo ben presto che questa equazione con due incognite sarà sempre vera, e il fatto che sia sempre vera garantisce che la formula è corretta con qualsiasi valore. Infatti, se noi per esempio andiamo adesso a risolvere, facciamo per esempio adesso questo polinomio 10 più x più y per 10, ci viene 100 più 10x più 10y, che va a sommare xy. Quindi dalla parte di sinistra abbiamo 100, 10x, 10y e xy, tutti sommati fra di loro, evviva! Da questo lato, ovviamente qua, semplicemente applichiamo la moltiplicazione fra due binomi, quindi facciamo 10 per 10, che fa 100, poi facciamo x per 10, e abbiamo 10x, poi adesso facciamo 10 per y, e abbiamo 10y,
e poi facciamo x per y e abbiamo xy. Ironia della sorte, tutti i valori sono uguali 2 a 2. Sono identici. È facile convincersi che questa equazione è sempre vera. Infatti semplicemente applicando una proprietà banale che si impara alle medie delle equazioni possiamo elidere il 100 col 100, 10x con 10x, 10y con 10y, sparisce tutto insomma. E questo ci porta a un'equazione del tipo 0 uguale a 0, che è sempre vera. E questo infatti conferma che non importa in questa equazione che valori do alla x, alla y, il risultato sarà sempre vero. Io posso anche dargli 40 al valore della x, posso anche dargli un numero maggiore di 9, ma questa equazione sarà sempre vera. E questo principio si svela fondamentale, di base, per poter strutturare questa tecnica matematica. Ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, fatemelo sapere nei commenti se l'avete trovato interessante o utile e ovviamente se non avete capito qualcosa non fatevi problemi a chiederlo, vi risponderò il prima che posso e ovviamente siete invitati a propormi qualche altro trucco matematico che volete imparare a fare ma non avete idea di come si faccia. E ovviamente se ho sbagliato qualcosa non esitate a farmelo notare e a farmi vergognare davanti a tutto il web. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.